Ciao e benvenuto alla prima lezione del mio corso di programmazione web. Mi chiamo Alessandro Scola, sono un ingegnere informatico e da oltre 24 anni mi occupo di programmazione web. Ho pensato ad una serie di lezioni dedicate ai principianti, a tutti coloro che non hanno alcuna competenza in questo ambito e vogliono cominciare a sviluppare fin da subito applicazioni web dinamiche. Questo corso tratterà l'argomento a tutto tondo. Tratteremo sia la programmazione del front-end sia la programmazione del back-end. Parleremo di HTML, CSS, JavaScript e PHP e MySQL per la parte di back-end. Se sei interessato all'argomento, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nemmeno una lezione. Ed ora basta con le chiacchiere, cominciamo subito con il primo argomento. Non possiamo iniziare questo nostro percorso senza prima andare a vedere in modo semplice e molto semplificato il meccanismo che sta alla base di una richiesta di una pagina internet. Quando noi apriamo un browser e digitiamo un indirizzo a noi conosciuto, ci viene restituito un contenuto. La prima domanda da porsi è: chi è che ci ha mandato questo contenuto? Introduciamo quindi il concetto di server web. Il server web è un computer che sta da qualche parte nel mondo, perennemente collegato a internet e sempre in ascolto di possibili connessioni da parte dei browser. Nel momento in cui viene interpellato ci fornisce dei contenuti. La seconda domanda è: come fa questa pagina ad apparire esattamente come il programmatore l'ha progettata? Ogni pagina infatti contiene diversi elementi, diversi tra di loro. Abbiamo ad esempio del testo, abbiamo delle immagini, abbiamo dei collegamenti ipertestuali che magari aprono altre pagine. La risposta a questa domanda è il linguaggio HTML. Il linguaggio HTML definisce come è fatta una pagina, definisce qual è la sua struttura e quali sono gli elementi grafici e non presenti nella pagina. Anche se non sappiamo ancora nulla di HTML, possiamo già dare un'occhiata all'HTML presente su questa pagina. Abbiamo due modi per farlo. Il primo, tasto destro sulla pagina, selezioniamo la voce Visualizza sorgente pagina e voilà. Questo è il codice HTML. La prima riga, infatti, doctype HTML, indica che questo documento è di tipo HTML. La seconda riga, minore HTML, è il primo tag, che vedremo tra poco, che definisce l'inizio della pagina HTML. Un'altra modalità per vedere la stessa cosa è quella di premere F12 dal nostro browser, selezionare la scheda elementi ed ecco qui lo stesso risultato. Questa seconda modalità però ha la possibilità, tramite questo tool freccia, di andare a selezionare un qualsiasi elemento della pagina sulla sinistra, ad esempio questa immagine, e vedere sulla destra come questa cosa è stata tradotta in codice HTML. In questo caso abbiamo cliccato sull'immagine e qui troviamo il codice HTML che dice al browser di inserire quell'immagine in quel preciso punto. È giunta quasi l'ora di creare la nostra prima pagina internet, ma prima dobbiamo scaricare e installare del software che permetta al nostro PC di diventare un vero e proprio server web. Andiamo quindi su Google e cerchiamo XAMPP. XAMPP è un pacchetto che contiene Apache, o Apache detto all'americana, che è il vero e proprio server web, MariaDB, che è una versione di MySQL, e PHP, che è un linguaggio di programmazione molto potente che ci permette di fare programmi che generano HTML e quindi di creare HTML dinamico. Scarichiamo quindi la versione per il nostro sistema operativo. Io l'ho già fatto e abbiamo l'installer. Come cose da installare lasciamo Apache, che tra l'altro non è deselezionabile, MySQL, togliamo invece le voci che non ci interessano, FileZilla, Mercury e Tomcat, togliamo Perl e le ultime due voci e lasciamo PHPMyAdmin. Procediamo, come cartella di destinazione lasciamo pure C/XAMPP e la lingua inglese. La cosa bella di XAMPP è che in unica installazione abbiamo un server web completo e già configurato. Normalmente invece negli ambienti di produzione, quelli reali, questi pacchetti vanno installati separatamente e soprattutto vanno configurati separatamente e la cosa non è proprio semplicissima. Qui invece abbiamo un tool che ci dà la pappa praticamente pronta. Attendiamo il termine dell'installazione.
Ok, spuntiamo la voce Do you want to start the control panel, così vi faccio vedere da dove partire. Dunque adesso abbiamo installato tutto per quanto riguarda il server web, ma i servizi non sono ancora attivi. Quindi il prossimo passo è andare nella cartella di installazione CXAMPP, far partire XAMPP Control e qui vediamo chiaramente che è tutto spento. Apache è spento, MySQL è spento. Facciamo partire Apache premendo il bottone Start e a questo punto vediamo che lo status è cambiato ed è in fase di running. Abbiamo Apache che sta ascoltando sulla porta 80 che è quella dell'HTTP e sulla porta 443 che è quella dell'HTTPS. A questo punto se apriamo il nostro browser alla pagina http://localhost, dove localhost significa punta al PC corrente, cioè sulla macchina dove siamo in questo momento, che cosa succede? Ci viene aperto un sito. Questo sito è un sito appunto che viene inviato a noi da Apache e che è presente sull'installazione di questo PC. Notate una cosa, che io ho scritto solo localhost, non ho scritto /dashboard, però il browser viene comunque reindirizzato in questa cartella. Perché? Perché in questa installazione di XAMPP Apache è configurato in modo che se io non specifico nulla dopo localhost, di default mi reindirizza su questa cartella, che è un sito dimostrativo che ci sta dicendo fondamentalmente che Apache sta funzionando. Se volessimo andare a vedere dov'è questo sito, dove è memorizzato all'interno del nostro computer, andiamo sempre nella cartella CXAMPP, nella cartella htdocs, dove vengono inseriti tutti i siti che andremo a creare, e notiamo proprio che c'è la cartella dashboard. All'interno della cartella dashboard c'è un file che si chiama index.html ed è proprio quello che sta visualizzando il nostro browser. Questo perché Apache di default ha una configurazione per cui il primo file che va a cercare è un index.qualcosa. Generalmente viene aperto prima l'index.php, se esiste, lo vedremo più avanti. Se non viene trovato quello, si va a vedere altri tipi di file. In questo caso ho trovato index.html ed è tra quelli che lui guarda e quindi ci ha aperto questo sito. Andiamo quindi a creare la nostra prima pagina HTML. Ci richiamo nella cartella XAMPP, htdocs e creiamo una nuova cartella e la chiamiamo lezione 01. Ci entriamo, la cartella è vuota. Vediamo subito cosa succede se apriamo l'indirizzo del browser a questo indirizzo, localhost lezione 01. Ecco, qui Apache, non trovando nessun file index.php o index.html, non sa cosa visualizzare e vi fa vedere questa pagina che sostanzialmente significa che la pagina è vuota, quindi lui non sa che cosa inviarvi. Allora andiamo a creare il nostro primo file HTML. Io vi consiglio per le prime lezioni di utilizzare un editor che si chiama Notepad++. So che molti diranno, ma perché non usi Visual Studio Code, che è molto più evoluto? Il mio consiglio è partiamo con Notepad++ perché vi obbliga a scrivere le cose a mano, perché Visual Studio Code, magari lo vedremo nelle prossime lezioni, vi facilita troppo la vita, vi autocompleta il codice, quindi non imparate nulla fondamentalmente. Quindi andate qui, scaricate la versione per la vostra piattaforma, io l'ho già installato e quindi lo apro direttamente. Ok, e sono pronto per programmare. Salvo subito il file, quindi faccio uno spazio, premo CTRL S e vado a salvare la mia prima pagina nella cartella appena creata. Quindi XAMPP, htdocs, lezione 01 e lo chiamo index.html. Notate che appena fatto il salvataggio, se andiamo sul linguaggio HTML, lui ha già capito che stiamo scrivendo nel linguaggio HTML, quindi mi farà vedere le cose colorate in un certo modo per facilitarmi la lettura di questo tipo di linguaggio. A questo punto cominciamo a scrivere la pagina, quindi si comincia con doctype HTML, che è sostanzialmente un'istruzione che dice al browser guarda che il documento che ti sto inviando è di tipo HTML. Poi si comincia con il tag di apertura dell'HTML vero e proprio, e io vi consiglio già di mettere subito il tag di chiusura, così non vi dimenticate ogni volta che aprite un tag di chiuderlo. Questa è una regola un po' generale, quindi quando aprite un tag scrivete subito quello di chiusura, così non vi dimenticate. Tutto quello che c'è dalla riga 2 alla riga 4, quindi sarà il contenuto della nostra pagina HTML.
I tag possono contenere all'interno altri tag, i quali possono contenere al loro interno altri tag e così via. Solitamente una pagina inizia poi con un tag di intestazione che si chiama head, la cui funzione è molteplice, ma fondamentalmente e principalmente contiene un tag molto importante che si chiama title. Qui scriviamo titolo della pagina, che è un tag molto importante non tanto per il funzionamento dell'HTML, ma per l'indicizzazione di motori di ricerca. Quindi soprattutto oggi nell'era di Google è molto importante che ogni pagina abbia un titolo, che il titolo non superi determinata lunghezza, ma lo vedremo quando parleremo di ottimizzazione di motori di ricerca. L'importante è che il titolo ci sia e sia diverso per ogni pagina, questo è fondamentale. Dopo la parte head cominciamo con la parte del corpo, che si chiama body. Anche qua ci sono due tag di apertura e di chiusura. Tutto quello che sta tra body e barra body sarà la parte visibile della nostra pagina. Qui dentro possiamo già scrivere qualcosa, ad esempio ciao mondo, la classica scritta che i programmatori conoscono bene. Salviamo con CTRL S, quindi abbiamo il nostro file index.html all'interno della cartella, ricarichiamo la pagina. Per ricaricare si preme questo bottone oppure semplicemente F5 ed ecco la nostra prima pagina. Io faccio lo zoom adesso tenendo premuto il CTRL e ruotando la rotellina. Con CTRL 0 ritorno allo zoom originale del browser, ok? E questa è la nostra pagina. Se faccio tasto destro, visualizza sorgente pagina, notiamo che il codice è esattamente quello che abbiamo scritto. Perfetto, quindi abbiamo creato la nostra prima pagina HTML. Cominceremo poi a scoprire i vari tag HTML. Vi dico il più importante, è quello con cui si inizia, è l'H1, che è il titolo della pagina, ma è un titolo diverso rispetto al title che abbiamo visto qua su. Andiamo a vedere la differenza. Ricarichiamo la pagina. Il tag title, come dicevo, quello che è importante per l'indicizzazione del sito ai fini SEO, lo troviamo non nel corpo della pagina, ma lo troviamo nella linguetta del browser, ok? E questo qui in alto. Mentre il tag H1 lo troviamo proprio all'interno della pagina, della parte visibile dell'HTML. In realtà sono importanti entrambi per la parte di indicizzazione. Quindi ogni pagina che fate, abituatevi sempre a scrivere il title e anche il tag H1. Ok, aggiungiamo qualche altro tag e vediamo cosa succede. Allora, aggiungiamo il tag paragrafo, scriviamo questo è il primo paragrafo, lo chiudiamo sempre col barra P e poi ne facciamo un altro, questo è il secondo paragrafo. Abbiamo creato due paragrafi, salviamo e andiamo a ricaricare la pagina. Vediamo che è successo qualcosa di strano, cioè la E accentata non è stata codificata in una maniera leggibile. Questo perché? Perché l'HTML non sa come interpretare alcuni caratteri speciali. Alcuni caratteri richiedono 2 byte per essere memorizzati e quindi visti. Quindi questo problema si risolve come? Andando nella sezione head e andando ad aggiungere un tag che si chiama meta charset uguale UTF-8, cioè stiamo forzando la codifica dei caratteri nel formato UTF-8, che è quello che permette la visualizzazione di certi caratteri speciali, chiamati speciali. A questo punto salviamo, ricarichiamo la pagina e finalmente tutto è leggibile correttamente. Ok, giusto per accennare al PHP, proviamo a inserire un tag PHP qui all'interno della pagina, vediamo cosa succede. Scrivo PHP e comincio a scrivere una prima istruzione. L'istruzione più semplice, print, quindi la stampa di una stringa, ciao, io sono PHP. Punto e virgola. Salviamo, eseguiamo il codice e cosa è successo? Non è successo nulla. Ma se andiamo a vedere il contenuto dell'HTML, vedete che tutto quello che ho scritto all'interno di tag PHP non è stato eseguito, ma è stato sparato fuori come del semplice HTML. Perché? Perché noi in realtà abbiamo chiesto al browser una pagina HTML, non gli abbiamo detto di eseguire del codice PHP.
Per dirgli di eseguire del codice PHP bisogna innanzitutto che la pagina sia una pagina PHP. Quindi dobbiamo andare a rinominare il nostro file da index.html a index.php. Ci chiede conferma, ok, ovviamente dobbiamo riaprirlo. Notepad già si accorge che il file è cambiato, ma noi lo riapriamo. A questo punto ricarichiamo la pagina e cosa succede? Succede che troviamo le scritte di prima, ciao mondo e i 2 paragrafi. E in più vedo la scritta ciao io sono PHP. Ispezioniamo il codice e vediamo che effettivamente i tag PHP non ci sono più. Che cosa è successo? È successo che il web server Apache si è accorto che noi richiedevamo una pagina del PHP, è andato all'interno di questa pagina e tutto quello che non era racchiuso tra i tag PHP e punto interrogativo maggiore l'ha sparato fuori esattamente com'era, quindi tutta questa parte qui e questa parte qua sotto l'ha inviata esattamente tale quale. Il comando invece print ciao io sono PHP ha invocato l'interprete PHP, gli ha inviato questo codice e si è fatto restituire l'eventuale output che questo codice avrebbe potuto generare. In questo caso abbiamo chiamato una funzione di stampa e quindi print ha generato appunto l'uscita di questa stringa, quindi senza gli apici chiaramente, perché gli apici servono solo per racchiudere il parametro che noi passiamo alla funzione print e quindi volevamo semplicemente dirgli stampa che cosa è il contenuto di questa cosa qui. E quindi l'Apache ha chiamato il PHP, ha detto ascolta esegui questo codice, ripassami eventualmente quello che viene fuori dall'esecuzione di questo codice. Infatti è venuto fuori questa scritta, Apache l'ha presa e l'ha inserita in questo punto esatto, quindi sotto il secondo paragrafo. E questo infatti è il risultato. Da questo esempio quindi possiamo capire che il PHP viene eseguito e l'eventuale output viene inserito esattamente dove abbiamo messo il tag di PHP. Direi che per questa prima lezione è tutto. Se ti è piaciuta, se sei interessato a questi argomenti, mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!